Vediamo un po'. Live. Yes. Yes, 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 prova. Sì, 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 sì. Ok, credo che sia tutto bene. Provo un attimo l'audio di Ableton. L'audio si sente. Vabbè, comunque, prima live di Ableton. Ciao a tutti, io sono Antonio Cat e questo è il mio studio live. Vediamo qua, c'è la TRS che è spenta perché ovviamente per non riempire la CPU, per non dare problemi di CPU. Poi c'ho un Genelec Yamaha, poi c'è un synth analog, la scheda audio Apollo. Diciamo che mi sono un po' rinnovato negli ultimi tempi, anche con il genere musicale, perché come vedete sto producendo solo minimal tech house, perché mi trovo bene a produrre questo stile, mi piace di più, riesco a dare più fantasia, ecco, perché comunque tu poi una volta che entri nel mood riesci a capire anche qual è il tuo stile musicale. Se fai il tuo genere preferito, lo produci con tutto te stesso e crei qualcosa di più bello sicuramente. Quindi fate ciò che vi piace, non fate quello che va di moda, fate quello che vi piace perché poi vi esce meglio e magari poi si aprono varie strade. Non dico che ci sono le strade, quelle là commerciali per tutti i generi. Per esempio, la Minimal Tech House non è un genere commerciale, però ha varie cose che, diciamo, che mi sono inserito dentro, tipo etichette, conoscenze di tante persone, artisti che ti rispondono, ti contattano, cioè si creano community, gruppi. E devo dire la verità, ultimamente comunque già da un bel po', è un tipo nemmeno un anno che sono entrato a far parte di questo genere. E mi sto divertendo, vi dico la verità, veramente un onore. eh, Veramente un onore. Allora, in questa live, cioè, ne farò anche altre di live, perché voglio portare più o meno come io svolgo il mio lavoro, perché io credo che un artista, se fa vedere un po' come lavora, è anche importante, magari dà un aiuto agli altri e mostra, diciamo, la verità di quello che fa, perché oggigiorno ormai è pieno di cose strane, quindi è meglio mostrare il talento, la qualità che si dà, ovviamente, magari posso sia aiutare e sia far capire alle persone che mi seguono magari la verità di tutto quello che faccio. Mi fa molto più piacere. Ah, poi vabbè, sapete bene che adesso i miei DJ set sono in vinili time code, che sono lì dietro, però sono un po' chiusi, quindi ve le farò vedere live, pure magari qualche volta se volete. E comunque, io sto producendo questo pezzo qua, che mi farò sentire prima di... volevo, diciamo, lavorarlo un po' live, perché è quasi finito, solo che mi dà problemi il kick, un po' il basso, un po' qualche suono. Magari qua in live gestisco questo progetto che sto facendo, questo voglio fare in questa live. Poi vi voglio far vedere una cosa importantissima che ho acquistato che per fare mix e mastering in cuffia, che sono le Audiz, che sono qui in questo. Eccolo qua, ragazzi. Guardate le Audiz, ragazzi, sto facendo ancora orecchio su queste grandissime cuffie, ehm, che se le comprate vi vengono spedite dentro al suo baule. Eccolo qua, ragazzi, vedete. E lo apro con voi, va.
Io le ho acquistate più o meno tipo 2 mesi, 3 mesi fa. Ecco qui ragazzi, queste sono le Audis e costano un bel po', però un ottimo, mi danno un'ottima qualità. Poi qua ci sta la DAC dell'SPL che comunque se vi comprate le cuffie buone e dovete comunque collegarle a una buona DAC, se no è inutile. Comunque, vabbè. E io per esempio quando prima delle Yamaha, cioè prima delle Yamaha avevo anche altre casse, poi anche altre, però mi sono trovato sulle Yamaha, poi ho comprato le Genelec e vi dico la verità, fare orecchio poi sulle Genelec, io ci ho messo un anno, più o meno, un annetto per fare un po' di orecchio, eccetera. E la stessa cosa con queste cuffie, non è che tu te le metti e diventi un pilota, cioè, ci vuole un po' di allenamento e capire, eccetera, e lavorarci un po'. E poi dopo magari ci fai orecchio, però non è che magari te le levi, le metti, cioè tipo per esempio adesso sono abituato sulle Genelec, no? Metto le cuffie, ascolto le Genelec e poi fai allenamento e poi se poi ti trovi a mixare tipo i bassi, i kick con queste cuffie qua un giorno, una volta dopo l'allenamento, perché diciamo la verità, puoi utilizzare tutti i plugin buoni che esistono, ma se non hai le orecchie allenate sul sistema che ascolti, non ce la farai mai. Comunque, questa è, diciamo, ragazzi. Eh, Purtroppo solo una cosa, queste cuffie sono veramente stancanti, nel senso sono pesanti, con questo caldo si suda. Io più o meno un'oretta che ho queste cuffie in testa, già mi stanco, cioè, di tenerle in testa, me le levo, non so del genere, il sudore che cade, che comunque io sono il tipo che subito crolla di sudore. No, comunque bisogna fare allenamento su queste cuffie. Bene, comunque, andiamo adesso a sentire il progetto, anche perché adesso devo ascoltare con le cuffie, cioè quello che faccio. E userò le Audis. Se vedo che comunque non le sopporto più, mi metto le mie altre cuffie che sono le Biodynamic, molto leggere, tranquille, eccetera. Vabbè. Andiamo a sentire un attimo questo progetto. Dato che comunque la Minimal Tech House è un po' lunga nell'intro, vi faccio sentire direttamente da qua, magari da qua a qua. E va bene, adesso sentiamo, dai. Standing near the speaker and yes, I'm thinking the bass. Standing near the speaker and yes, I'm thinking the bass. Standing near the speaker and yes, I'm thinking the bass.
Ok, mi fermo qua perché sennò poi... Allora, adesso ho inserito le cuffie, avete visto come si collegano, tipo si mettono i due cavetti qua, poi c'è questa roba qua. Però questa volta l'ho collegata sulla Apollo perché sulla DAC non la posso collegare perché sennò devo fare un altro tipo di collegamento live. Allora, io quello che mentre lavoravo questa traccia, la cosa che vi dico io, un trucchetto, vedete qua queste tracce qua di Solid Groove, tipo dei miei producer preferiti, no? Perché io voglio arrivare alla qualità che hanno loro delle etichette, no? Ovviamente i stili musicali c'hanno la loro potenza dietro, nel senso le etichette più importanti, gli artisti più importanti, quindi voi dovete creare il vostro mood, il vostro sound, la vostra energia. Però quando si fa il mix poi dei suoni, ti devi avvicinare alla qualità di quel suono, diciamo, delle etichette che c'è in giro. Quindi per esempio, adesso qua ho fatto un mastering, se lo vedete, vedete un po' un mastering pazzo, nel senso che, tipo per esempio, c'è un Universal Audio, un Pultec, poi ci sono vari colori, addirittura un Decapitator però io lo levo, lo metto, cioè non so. Poi c'è il Maximizer che mi dà la potenza, no? Poi sappiamo bene tutti che per arrivare al mastering finale dobbiamo guardare la LUFS. La LUFS del mio genere è intorno ai 9, non arriva a 7. Se vai verso i 7 stai facendo una tech house pesante. Qua controllo la RMS che mi sto trovando benissimo. Qua invece, ecco, vedete, la Lux mi trovo verso i 9,5 perché comunque il genere che faccio io, questo sì, cioè è questo numero qua. Perché il kick è molto più morbido, magari nelle discoteche ovviamente è pesante, cioè se lo sentite dalle casse, dagli impianti tipo Cenele, queste cose qua, sentite dei kick dici ma come cavolo suonano. Però se hai un sub, io ho il sub qui sotto, magari se voi accendi il sub, perché questa è musica che si sente nelle discoteche, quindi non ha senso sentirla senza sub. E quindi magari... Aspetta, vediamo un po'. E quindi deve suonare col sub, bello forte. Sto un po' piegato così, perché se sto indietro non si sente il microfono. Questo microfono qua è un po'... Vedete? È il microfono un po' stupido, questo è un microfono di pochi soldi, poi magari comprerò un altro. Allora, voglio un attimo entrare nella mia... Ecco qua. Voglio sapere se sta qualcuno che commenta. Vabbè, comunque, no? E nella musica tech house, nella musica minimal tech house, voi sentite morbido nelle cuffie, nelle genere, perché non si sente così questa musica qua, ok, la potete sentire anche con gli amici in macchina, su Spotify, eccetera, eccetera, però il vero senso di questa musica è sentirla nei club. Quindi sentirla col sub è molto importante perché col sub vi dà un altro tipo di carica di energia, quindi c'è quello boom, 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 boom. Io sono stato a parecchi festival come Circo Loco, come Pausa, beh, Marco Carola, comunque questi ci sono andato e quindi so come suonano ai club. Cioè, ci devi stare per forza, cioè devi per forza andare e sentire come suonano, perché sennò non saprai mai. Quindi ti consiglio, se fai tech house, fai questo genere qua, però se fai il trapper, vai a sentire i trapper e vedi come si sente live. Perché è importante, è importantissimo. Anche se comunque live poi ci sono altre cose che fanno, altre impostazioni audio, però comunque il sub è la parte della traccia più importante. Se senti questa traccia dal telefonino, sì, magari ti dà un'emozione diversa, ti carica diversamente, però la traccia col sub
e il drink soprattutto. Se senti il sub ti fai un bel drink e poi ti metti, se di sta traccia ti metti nella pista, allora vai direttamente nel mood, ok? Bisogna innamorarsi della situazione, bisogna entrare nella magia, nella magia. Questa è musica, ragazzi. La musica non è solo che tu mm, utilizzi tipo solo la tastiera del mouse, metti sample, ciao. No, la musica è emozione. Allora, quindi io in questa traccia la lavoro insieme a voi e iniziamo. Allora, adesso non so se adesso la copyright mi blocca con queste altre tracce, ma magari vado a sentire solamente tipo l'inizio di questa. Vedete come suona molla rispetto a... Queste qua sono le tracce che sono uscite di Solid Groove ultimamente. Poi c'è il Serro che mi piace tantissimo. E a me suona molto 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 spenta, capito com'è? Quindi la cosa che devo cambiare assolutamente è il kick. Anche perché sai cosa faccio io? Io la bozza la inizio a mixare, la inizio a lavorare. Ehm, Però poi dopo vedo che il suono non si avvicina al mondo professionale, io vado poi a modificarlo. Però se si tratta del kick, per esempio, in questo caso che non è esplosivo, vuol dire che è il sample, perché il kick è formato da, vedete qua, dalla punta, dal body, che questo kick ha poco, cioè il body va bene, non ce l'ha proprio, direttamente la coda, quindi queste tracce qua hanno tutti bei body, eccetera, no? E io come diciamo stavo lavorando questo kick, a parte che questo qua Devi Lock lo levo perché l'ho messo prima della live, quindi per esempio con questo qua io vado a dare solamente un po' di punch sulle basse, no? E non serve mettere adesso punch sulle basse. Molto morbido, anche se lo vado a sentire in cuffia, capito? Quindi l'LFO Tool, vedete che la forma d'onda del kick è importante, perché se voi andate a equalizzare il kick a orecchio, tipo che ne so, volete più bassi, tipo fate così, no? Com'è bello questo kick con tutte queste basse, e poi magari vai a aprire la, anche se comunque qua sta chiuso il nostro Minimeters, lo riavviamo un attimo perché... ecco qua. Guardate un po' anche nei Minimeters l'onda e vedete come è sballato il sub. Quindi voi dall'onda uno riuscite a capire se i sub sono a posti. Quindi questo kick ha un sub perfetto, quindi questo sub è perfetto. Quello che manca a questo kick è il body. Se io voglio body, vedete come alza la parte sbagliata? Perché però? Perché in questo kick nell'onda non c'è body, quindi voi potete equalizzarlo in tutti i sensi, ma voi non alzate mai il body, non alzate mai perché se non c'è la frequenza se non c'è la frequenza già nell'entrata, non potete mai riuscire, capito? Quindi il consiglio è questo kick serve per fare altri stili musicali, ok, ma non quello che faccio io, quindi questo lo vado a buttare e vado a prendere un altro. Io qui ho la mia Roland che di solito i kick le vado a prendere o dalla Roland per fare più presto perché là sono belli potenti, però in questo caso non la posso accendere perché sono in live e devo fare un casino, quindi vado su Loop Cloud. Oppure ci sono tantissimi pacchetti che vi consiglio, che mi hanno passato i miei amici, tipo Gustav, che è di roba buona. Poi c'ho tipo tanti pacchetti, eccetera. Guardate, però vi dico la verità, ehm, ci sono dei kick cattivi che non sono fatti bene, quindi perdete tempo, cambiateli direttamente i kick.
ok? Quindi non perdete assolutamente tempo col kick, cambiate direttamente quando vedete che le frequenze sono giuste. Non state là a cambiare equalizzazione, a mettere 50 plugin, cioè il kick deve essere già un'onda con la forma, cioè già deve essere pieno già deve essere pieno carico dalla nascita, capito? Non è che poi ve lo fate diventare. Al massimo potete aggiungere, potete fare alcune cose su quel timbro del kick, ma non potete fare cose stranissime su un kick che ha tipo una body e volete aggiungere body con un equalizzatore. Non si fa, perché comunque se non ce l'ha già, non lo potete regolare. Bene, bene, bene. Allora, quindi io vi consiglio, se fate The Chaos oppure Minimal Deep Tech, non lo so, quello, di andare sulla D-Perfect, eh, eh, questa categoria qua di Perfect è un'etichetta di Stefano Noferini, questo signore qua che vedete qua, è un'etichetta che a me piace tantissimo. E tipo per esempio a me piace tantissimo Vito Hook, Joe, poi c'è Serro, questo qua che già abbiamo fatto vedere prima. E poi vediamo Seahole, possiamo vedere tutti, e come ci sono anche altri. Ora non mi vengono in mente altri, questi qua sono i nuovi di Chiara Brothers, se si dice così. Poi c'è questo. Poi c'è EQ Sound che io vorrei comprare quei suoni però di EQ Sound. Che però, vabbè, al momento siamo quasi ad agosto, quindi dobbiamo solo prenderci una vacanza e poi magari continuare poi appena finisce le vacanze. Beh, comunque, andiamo su Deep Perfect, no? Tipo per esempio andiamo proprio su Vito Hook, che c'ha una grande gavetta, comunque fortissimo, cioè in tutte le etichette. Adesso non so se si sente l'audio. Sì, vedete come sono belli potenti. Questo mi piace, vedete? Bello carico. Voi basta, se scrivete kick, a parte ci sono già i loop pronti. Ma questo mi piace il 3. Questo guardate com'è vuoto, c'è solo la puntina, meno body, con un subino. Anche da qua vedete comunque si vede. Quindi poi questo c'ha tante basse, vedete com'è alto. Magari questi qua le potete andare a sistemare, no? Una volta che hanno body, kick e body e coda di sub, hanno queste tre cose, le potete sistemare. Ma se il kick vi arriva solo con punta e sub, come cavolo lo prendi il body? Quindi io vi consiglio di avere sempre il body e la punta, poi lavorate bene, no? Questo per esempio ha tanto body, tanto body, ma corto. Questo non è del mio genere perché è troppo pesante. Ha la punta del kick è troppo distorta, ma non è del mio genere. Se vado a usare questo kick sul mio basso, sul mio groove, eccetera, non va, assolutamente non va. Quindi vi consiglio di sentire bene il kick. Non è che prendete questo kick qua, ok? Prendete questo kick qua, lo prendete, poi lo volete utilizzare sopra, per esempio la traccia che ho fatto io non ci azzecca niente, posso equalizzarlo, posso fare di tutto e di più, non va bene? Quindi scegliete già il campione. Ok, allora andiamo su 03 che io ho detto che andava bene. Troviamo, eccolo qua, vedete. Anche se qua ci vorrebbe un po' di coda in più. Vabbè, proviamo a usare questo. Quindi cosa faccio adesso? Vado. Io- Ehi,
questa faccio così. Faccio di nomina, kick X e kick. Facciamo un colore diverso, magari rosso. È colorato pure questo. Allora, questo kick qua, questa è la punta, ragazzi. Non ho rinominato nulla qua perché è un progetto che io quando creo i progetti è difficile che rinomino, che qualcosa lo rinomino, ma ormai è tutto di istinto trovare anche ad occhio le cose che ho usato qua dentro. Bene, bene, quindi come vedete non vi ho fatto ancora vedere le cose che ho usato, ve le faccio vedere dopo. Va bene, comunque il kick, eccolo qua, quello là. Qua perché parte senza basse, perché guardate ci ho messo il taglio del low cut all'inizio, quindi parto da qua. Facciamo una cosa, mettiamo già un loop qua. Ok, quindi questo è il kick nuovo, questo è il kick. Scusa, questo è il kick vecchio, il nuovo non ancora l'ho utilizzato. Dobbiamo prenderlo dal loop. Ecco qua. Dai, ce la facciamo. Prendiamo questo. Compriamo. Prendo. Butto qua. Allora, vado a disattivare un attimo sta roba qua. Ai, quante. Vediamo un attimo. Sì, però magari qua posso invece vedete come io guardo la forma d'onda? Perché poi se vado a dare troppe basse va a succedere così. Sinceramente dovete non esagerare. Dopo si va a rovinare tutto. Nemmeno mi convince tanto, vi dico la verità. Lo vedo troppo quadrato. Ma comunque
Proviamo un altro tipo Joe. Sentiamo. Assolutamente no. No. Per niente. Nemmeno. Andiamo un attimo di nuovo su di Perfect. Andiamo su Serro perché io devo scegliere il kick che adesso si abbina a mood. Quindi allora andiamo un attimo su Serro. Questo già l'ho utilizzato, vedete che già l'ho comprato. Lo sento buono però. Anche se sento un po' di... No, andiamo ancora avanti. Allora, la cosa più importante, dico, se il kick non ha le giuste frequenze, magari andiamo sui nuovi, vediamo che hanno messo questi qua. Kick. Questi li vediamo un attimo questo, magari gli diamo un po' più sub. Guardate quanto body tiene però, visto? Quindi dobbiamo un attimo sistemarlo, vediamo un attimo se... Allora, mettiamolo di nuovo qua. Dai, mettiamo qua. Mamma mia che punta. Allora, cancelliamo questa. Ecco. Buttare via questo. Vedete come io guardo l'onda? Ecco qua. Magari poi potete diminuire l'attacco da qua perché è troppo attacco. Ed ecco qua, ragazzi, se lo sento meglio. Anche se qua vorrei tipo un altro po' di sub che si allungasse ancora di più. Vediamo se me lo dà di nuovo con... Avete visto come cambia? Sentiamo il vecchio, il nuovo. Molto buono. Vecchio, il nuovo.
Anche se comunque vedo troppo. Forse anche questo qua ha un po' di attacco. Questo è l'attacco. Per esempio, adesso guardate, ho tagliato troppe medie e mi dà il problema che questa parte poi è così. Sinceramente non deve succedere questo, che kick deve essere una forma mm, che parte da qua alto e scende, magari un po' di boost di body, pure un boost di coda, perché questo kick ha molte frequenze su l'attacco e body, quindi ci mette tempo ad andare su body, quindi nemmeno questo va bene. Però suona bene, guardate, vedete? Però non va bene l'onda. Se io vado a mettere adesso tipo un attimo l'RFO pure sul master, vediamo cosa succede dopo il master, perché il master poi allora un LFO tool per vedere, anche se c'è comunque l'onda là, però l'LFO tool è molto più, vedete poi cosa succede? Proviamo a mettere, ma non va bene però un equalizzatore, cancelliamo un attimo questo. Allora. Due. Dove l'ho messo quell'equalizzatore? Aspetta. Ah, perché l'ho messo qua. Allora, mettiamo un altro equalizzatore prima dell'altro. E questo è il kick. Dobbiamo abbassare questa qua. No, vabbè. Dobbiamo cambiarlo di nuovo. Vedete? Perciò
Niente. Cioè, non lo so, proviamo pure questo, ma sono sicuro che non va, non va. Proviamo pure questo. Ma questo vediamo un po', c'è altri. Però proviamo un attimo. Proviamo un attimo questo kick qua. Allora, dove sta il loop code? Ragazzi, come si sta sudando con queste cuffie? Allora, vediamo sta roba. Allora, questo è molto corto. Molto corto comunque, vedete? Quindi almeno lo voglio di un'ottava. Vedo che va almeno un po' di coda fino a qua. Quindi se mi si ferma qua il kick vuol dire che ho body ma con una leggerissima coda. Quindi non va bene, non va assolutamente bene per quello che sto cercando. Quindi questo nemmeno va bene. Vedete quando una volta create la traccia e volete mixarla, dovete comunque prendere per forza un kick buono. Proviamo questo, ma gli altri nemmeno mi piacciono. Vediamo un po'. Questo sembra buonino. Vedete come la coda già mi arriva fino a qua? Magari la posso... L'attacco... Si dovrebbe migliorare un po'. Cancelliamo questo. Un po' di body in più. Con la punta vediamo un po'. Prima, questo qua è quello di prima. Posso aggiungere io un top perché questo mi piace tanto il body e il sub, però il top non mi piace, quindi possiamo aggiungere un top sopra. Vediamo un po'. Top, se trovo uno. Attacco.
Pro 3, vediamo un attimo di equalizzare. Io credo che sia bella. Yes. Ok. Ok ragazzi, questo invece è un altro top kick, quindi ce ne sono due che fanno così. Poi c'è... Ok, quindi vado un attimo a raggruppare il kick. Ecco qua ragazzi, questo era il kick di prima, il kick di ora. Punta, body, sub. Abbiamo sentito gli altri kick, no? Abbiamo sentito gli altri kick, visto com'è? Insomma, nei pacchetti, ragazzi, potete trovare tanta roba buona, clap, che ne so, dei loop, dei synth, non so, però ragazzi il kick è tosta, guardate com'è. Quanto tempo è passato per fare questo kick? Quante ore sono? Quanto tempo è? Cioè, parecchio. Ok, quindi, cioè... Io vi dico una cosa, però con il 909, i 909 originali, pure quelli di Ableton, funzionano bene. Solo che dovete metterci per forza un po' di punta, secondo me, sopra là. I 909 sono i kick più perfetti al mondo, perché funzionano, fanno ballare, fanno divertire, hanno i sub giusti, hanno... I 909 hanno concluso la traccia. Tutta la drum 909. Pure la 808, 707. Sono le migliori perché sono studiate bene e tutti i kick sono fatti su quel 909. Massimo prendono il 909 e poi lo modificano, ci cambiano un po' di attacco, ci aggiungono qualcosa, fanno qualche layering sul 909, viva la vita. Però adesso se prendiamo un sample c'è da lavorarci, purtroppo. Ovviamente dovete lavorare nelle cose che vi fanno sentire bene il suono, perché io adesso l'ho fatto nell'Audis. Ma se fai un kick in un paio di cuffie che comunque costano 10 euro, che non si sente niente, non lo puoi fare, ok? Benissimo, credo che questo kick sia molto bello, quindi faccio salva live set, kick fatto avanti a voi, credo che questo qua utilizzerò per la traccia fondamentale. Vado un attimo a levare le Tool qua. Magari faccio una cosa, prendo gli utili, lo sposto sul mine kick qua sul gruppo, perché poi lo voglio fare in mono, perché non lo so se poi succede qualcosa. Ah, adoro questo kick, ragazzi, guardate com'è bello. Ah, vedete anche da qua? Sembra che va tutto bene. Mettiamo semplice di nuovo l'FO Tool per vedere l'onda anche nell'FO Tool, che l'FO Tool ci dà un'onda. Ah, ragazzi, bellissimo, bellissimo. Guardate come è perfetto. L'onda è perfetta, solo che dovrei al massimo chiudere un po' qua perché è troppo lungo. Ma è perfetto, perfetto. Perfect kick. Allora, non aggiungete, per esempio, qua adesso lo sento proprio bene, quindi non incollato anche. Non voglio mettere nemmeno una compressione sopra, ragazzi. Zero compressione. Allora, dato che adesso abbiamo solo utilizzato qua un incolla tutto, ok? E c'è il master con 420. Sicuramente adesso se vado a mettere un Pultec mi dà altro colore, vediamo. Quindi vado un attimo. Il Pultec su mastering lo usano, ragazzi, non vi preoccupate, usatelo ma leggero. Con minchia bello. Questo che ci dà pure un altro colore. Beh, il decapitator è più per gli alti, ok? Quindi non sentite tanta differenza. Allora,
dato che sto aumentando ancora, vedete, io adesso vado a diminuire la threshold perché la RMS mi piace stare intorno a 4,15 e la Luft dobbiamo andare verso i 9. Quindi adesso sentiamo un attimo. Allora, io direi di provare a mettere una compressione parallela. Non mi mettete paura però dalla compressione parallela. Faccio vedere io cos'è. Allora, prendiamo un attimo un distressor. Questo va bene. Ah no, questo è quello là del... Io ho quello là originale dell'Universal. Eccolo qua. Allora, il distressor cosa fa? Mi va a dare... Faccio un attimo così, raggruppa. E faccio così, crea catena, catena. Aspetta. Si crea catena. Allora, taglio un attimo questo, metto questo nella catena normale, vado qua. E sì. Allora, qua io sto suonando solo il suono originale, dai. I dry. Mentre questo è la versione parallel. Ok, quindi se io adesso vado qua e vado a fare... Mettilo fuori sicuro, mettilo fuori. Ah, guarda com'è. Mamma mia. Ok, quindi adesso andiamo un attimo a mettere per uno nelle tool qua. Il kick sembra che suona davvero da Dio, solo che adesso ovviamente è quello che deve andare in contrasto e il basso.
Raga, vi faccio vedere un po' il basso, poi devo staccare perché devo andare a fare un servizio. Oh. Allora, il basso, ragazzi, che kick sta veramente una bomba, una favola proprio così. Il basso è un bel gioco, qua. Fatto con questo synth Softtube, questa è l'emulazione del 101 Roland. Ormai i Roland sono il timbro più fedele che ci sia, no? Perché questo ha delle semplici onde, tipo c'ha la SAV, la Square, e poi c'ha anche dei sub oscillator. Però questa Square, questa SAV sono già colorate in modo analogico, cioè già non sono loro, capito? Non è che una SAV che prendi da Serum, è una SAV colorata, cioè che ha un suo suono di simulazione analogica, quindi poi molto facile perché comunque alla fine c'è solo una SAV e una Square, un sub, cioè dovete mescolare un po' quello che vi piace, poi c'è la raise, c'è il cutoff qua, l'inviluppo e la DSR. Basta, cioè questo è, diciamo, questo basso, perché il basso alla fine è una sinusoide o un sub, diciamo questa roba qua. Poi sidechain, compressione. Allora dobbiamo alzare un po'. Qua c'è un'equalizzazione. Allora mettiamo il kick. Allora io non mi trovo a mixare il basso da solo. Io mi trovo il basso col kick, che deve dare movimento. E adesso lo dà, vedete? Bella. Suona bene. Poi in questa catena qua ci sono pure altri colori, tipo per esempio c'è questo colore qua che mi dà sub, bass mint, poi c'è l'amplificatore, questo amplificatore qua del basso, metto sempre in mono. Poi io, guardate qua, questi qua sono i tom, quindi li faccio suonare insieme al basso. Poi c'è questo tipo che mi sporca un po' il basso. Sono delle percussioni basse. Vedete come giocano bene tra di loro? Perché io ho tagliato, ho messo un po' di... questi sono due colori diversi. Vedete? Perché sono due suoni diversi. Uno è questo. E quest'altro. Ok, perché dà groove al basso. Io non lascio il basso, la linea di basso. Il basso lo vado a sporcare coi tom, con il low percussion, capito? Quindi è così. Sporco con i suoni. Col kick. Questo è il kick con la vecchio. Questo è il kick nuovo. Suona bene. Sì. Mettiamo il clap. Un altro clap. Mettiamo gli altri suoni. Il piatto. Mi piace. Vediamo col kick tweak. Dove sta?
Guardate il 3 come cambia la fase del kick. Guardate l'onda. Guardate il 2. Cambia fase. Vediamo se suona bene. Ragazzi, che dire, è una vera bomba. Poi qua ci sono le voci, per esempio questa voce qua. Standing near the speaker, and yes, I'm digging the bass. Standing near the speaker, and yes, I'm digging the bass. Standing near the speaker, and yes, I'm digging the bass. Un po' di frequenza in più. Controlliamo il master. Troppo. Oh 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 oh. Bello. Vediamo il decay. Con. Aspetta, aspetta. Aspetta. Ok ragazzi. Raga, funziona bene, benissimo. Comunque, adesso vi faccio sentire il kick che ci stava prima. Eccolo. Il kick di ora. Com'è più bello impastato con tutte le sue frequenze, il top, il body e il sub. Ragazzi, questo è il lavoro che diciamo si svolge quando si fa una produzione. Comunque, questo è tutto ragazzi, io sono Antonio Cat, ci vediamo nella prossima live e questa traccia è finita, la pubblicherò sempre free su mio Bandcamp, seguitemi, commentatemi quello che volete, mandatemi un'email se volete diciamo aiuto, se volete mix e mastering mi contattate in privato e cercheremo di prendere subito provvedimenti per la vostra traccia. Ciao a tutti, Antonio Cat, al prossimo video. Un po' che sta scritto qua.